Ciao a tutti! Oggi in questo video vi mostrerò come partendo da una singola fogliolina, grazie all'utilizzo di un uovo, si possano poi moltiplicare loro all'infinito. Questa è una tecnica davvero incredibile, semplice ma assolutamente efficace. Quindi seguite il video e provate a rifare ciò che vi mostrerò, perché vi assicuro che quando otterrete questi risultati sarete davvero contenti di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi un soggetto adulto. Non è importante la varietà, quindi il colore sarà dettato puramente da un vostro gusto personale. La cosa importante invece è che questa possegga delle foglioline che siano perfettamente formate, quindi adulte, ma soprattutto sane, quindi che non presentino tracce di funghi, muffe o batteri e possibilmente che non siano rotte. Separare le foglioline dalla pianta madre è un'operazione semplice e veloce, basterà procurarsi delle forbicine, mi raccomando sterilizzate le lame prima di utilizzarle, andare alla base della pianta, il più vicino al pane radicale possibile, e una volta scelti i soggetti sani e formati, semplicemente andare in questo modo, più vicino alla base della pianta possibile, e tagliare qui, così. Provo a mostrarvi meglio come, ma soprattutto dove debba avvenire il taglio, quindi spostate la fogliolina, aiutatevi casomai con un dito, prendete le forbicine, andate alla base, proprio vicino alla pianta madre e con un taglio netto separare, così. E questo è il risultato. E ripetere la stessa operazione tante volte quante foglioline vorrete prelevare. Considerate che in media da una fogliolina si ottiene poi una piantina nuova. Procurarsi un contenitore in plastica contenente delle uova. Io in questo caso ne ho scelto uno da 6 perché è proprio il numero delle foglioline che ho prelevato dalla pianta madre, e una volta svuotato utilizzeremo proprio lui come vaso. Considerate che non avrà solo la funzione di vaso nel quale fare crescere poi la piantina vera e propria, ma addirittura nell'arco del tempo, una volta messo nel terreno, questo diventerà un vero e proprio fertilizzante che farà crescere meglio la pianta, quindi in realtà lui avrà due funzioni a costo zero. Preparare loro in modo che poi diventino un vasetto perfetto per la pianta è davvero semplice. Basterà procurarsi un qualcosa che abbia la punta o un coltello o addirittura un cacciavite e fare in questo modo. Quindi semplicemente andare e creare un piccolo foro nella parte superiore, così, guardate. Quindi una volta creato il foro basterà piano piano ingrandirlo. Ecco qua. È un'operazione davvero semplicissima. E continuate a togliere pezzettini del guscio sino a che non otterrete un qualcosa di molto simile a questo, quindi un'apertura di circa 2,5 cm di diametro. Poi svuotatelo, l'uovo poi consumatelo quando più vi aggraderà, e invece questo andrà sciacquato e nel fondo si dovrà fare poi un piccolo foro proprio per far sì che l'acqua, una volta che poi si bagnerà il terreno, insomma possa defluire e che funga davvero il proprio vasetto. E il foro dovrà essere fatto proprio nel punto più basso del guscio, quindi riprendere il coltello, casomai prendere un piccolo tovagliolino, poggiare il guscio sopra, andare nel centro e con una piccola pressione, così guardate, si è creato il foro. E sarà proprio da questo punto che quando bagneremo l'acqua in eccesso potrà uscire, evitando così che le radici della piantina marciscano. Preparate le foglioline e le uova, non resterà altro che procurarsi un po' di terra. Andrà benissimo della torba di buona qualità perché è davvero molto soffice e ricca di nutrienti, ma se non ce l'avete andrà benissimo qualsiasi tipo di terreno purché soffice, drenante e di buona qualità. E fare questa operazione, quindi prendere le uova, andare a riempire con un pochettino di terra in questo modo, guardate, e continuate a riempire sino a che l'uovo non sarà pieno per metà, in questo modo, guardate. Dopodiché prendere la fogliolina ed andare semplicemente ad inserirla all'interno, in questo modo, così, spingendola e appoggiandola al bordo. Dopodiché continuare a riempire fino a che l'uovo non sarà quasi completamente pieno di terra. E mentre inserite la terra, casomai, pressate un pochino, così. Alla fine dell'operazione questo è ciò che si è ottenuto, quindi riprendere il contenitore di plastica ed inserire l'uovo e la fogliolina all'interno e ripetere la stessa operazione per tutte le uova e le foglioline che avete preparato. E riempite tutte le uova, non resterà altro che prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto. Fate in modo che il terreno sia zuppo e ogni volta che tenderà ad asciugarsi, ribagnare, in modo che comunque per tutto l'esperimento il terreno all'interno delle uova sia sempre e costantemente umido, sino a che poi non spunteranno i giovani germogli e quindi le piantine dalla terra.
Riprendendo il tutto dopo circa 2 mesi, questo è ciò che si è ottenuto. Quindi praticamente in tutte le foglioline che sono state inserite all'interno delle uova è spuntato un piccolo germoglio alla base, tranne in questo. Quindi si può dire che il successo è stato quasi del 100%. E questo è il risultato che si è ottenuto. Guardate un po', quindi la fogliolina madre sta iniziando a seccare, ma voi non vi preoccupate perché è una questione assolutamente normale e fisiologica. Voi non la dovrete mai staccare dalla piccola pianta che si sta formando, proprio perché sino a che seccherà sarà proprio lei a nutrirla. E qui alla base c'è la piccola piantina che si sta formando. Adesso è davvero piccina, è di circa mezzo centimetro di altezza, ma vi assicuro che questa crescendo diventerà esattamente come la pianta madre dal quale la fogliolina è stata prelevata. Arrivati a questo punto si potranno spostare le piantine all'interno di un vasetto con del terreno soffice e drenante, anche del terriccio universale andrà benissimo, e lo si potrà fare essenzialmente in 2 modi. Il primo, rompere semplicemente l'involucro facendo in questa maniera, in modo che si creino delle crepe, e così permettendo alle radici che ci sono all'interno di allargarsi all'interno del pane radicale, fare un foro ed inserire all'interno, oppure togliere completamente l'uovo ed inserire soltanto il pane radicale. Questa sarà una scelta vostra. Io in questo caso toglierò comunque l'involucro per mostrarvi come all'interno dell'uovo si siano sviluppate le radici e come siano nati i germogli. Ecco qua. Questo è l'involucro e questo è ciò che si è ottenuto. Quindi semplicemente togliere il pane. Questa è un'operazione che voi non dovete fare, non dovete togliere assolutamente il pane radicale. Io lo sto facendo solo e unicamente per mostrarvi come si siano formati i germogli e quindi le nuove piantine all'interno dell'uovo. Quindi basterà prendere ancora un vasetto con dell'acqua in modo da sciacquare e guardate un po', questo è ciò che si è ottenuto. Ecco qua. Quindi con le radici e i germogli nuovi. Ed eccolo qua. Questo è ciò che si è ottenuto una volta sciacquato. Quindi queste sono le radici e questi sono i germogli. Ripeto, questa è un'operazione che voi non dovete fare. Arrivati a questo punto non resterà altro che spostare lei all'interno del vaso con il terreno. Quindi prendere un cucchiaino, fare un foro di circa 3-4 cm di profondità, prendere la fogliolina con le radici e, avendo l'unica accortezza di tenere poi i germogli fuori dal filo del terreno, senza rompere le radici, andarla ad inserire all'interno del foro, in questo modo. E rinzaffare il terreno tutto intorno, facendo molto piano perché se no si corre il rischio di rompere le radici appena nate e sarebbe davvero un peccato. Dopodiché vaporizzare. Non resterà davvero altro che aspettare che i germogli crescano, si sviluppino e poi inizi a fiorire la pianta. Dopo 7 giorni i germogli sono ancora perfettamente vitali, questo significa che l'operazione di travaso ha avuto successo e che le piantine stanno crescendo senza problemi. Col passare del tempo la piantina si sviluppa e fa nascere sempre più foglioline. E a proposito di foglie, questa che è quella madre sta iniziando a seccare. Mi raccomando, voi non la staccate sino a che non seccherà completamente e si staccherà da sola. Trascorsi altri 20 giorni, riprendendo il tutto, guardate un po' come le foglioline siano cresciute e si siano sviluppate. Arrivati al 7° mese, così è come appare la pianta, devo dire che è assolutamente perfetta. C'è ancora addirittura la fogliolina dal quale è partito tutto, guardatela, è proprio qui. Voi continuate a non staccarla sino a che lei non secca completamente e addirittura guardando all'interno, nel centro dove stanno nascendo le foglioline nuove, si può notare che ci sono dei piccoli boccioli che stanno spuntando, ce ne sono addirittura 3 piccoli rametti. Ed eccoli qua, sono nella loro prima fase di vita, però si intravede chiaramente che stanno nascendo e si stanno formando in una maniera assolutamente perfetta. Questi sono dei fiori che crescono davvero molto rapidamente. Guardate dopo soltanto un giorno come siano cresciuti, la loro altezza si è praticamente raddoppiata. Infatti, trascorsi altri 2 giorni, guardate come si siano sviluppati. Adesso sono alti circa 8 cm. E così è come appare il bocciolo poco prima di aprirsi. Col passare dei giorni i boccioli crescono in altezza e finalmente iniziano anche a schiudersi, e questo è il primo che si è aperto. Apertosi il primo, piano piano si apriranno anche tutti gli altri. Col passare dei giorni tutti i boccioli che erano nati si sono aperti e, andando a guardare alla base, ne sono nati anche degli altri. Sta a significare che la pianta goda davvero di ottima salute.
Trascorso all'incirca un anno da quando è iniziato l'esperimento, questo è il risultato che si è ottenuto, una piantina con dei fiori assolutamente perfetti. E devo dire che a fronte dei risultati ottenuti si può affermare senza ombra di dubbio che la tecnica sia valida e che i risultati siano incredibili. Con questo il video si conclude. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, dategli anche un'occhiata. E detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.